Ciao, sono Luciano Di Marco. Oggi vi presento una ricetta che porterei ai live cooking, un'arancina di mare, un'arancina gourmet. Iniziamo a descrivere gli ingredienti. Allora, del riso, parmigiano, farina per la colla, pan grattato per la panatura, gambero, calamaro e polpo per fare il ragù di mare, la salicornia, l'asparago di mare per la decorazione, del burro, concentrato di pomodoro, sedano e carota per fare la bisque, brodo di pesce e zafferano. La prima cosa da fare è cuocere il riso. Il riso lo andiamo a cuocere con il brodo di pesce, quindi prendiamo un tegame, mettiamo il nostro riso, lo facciamo leggermente tostare, non stiamo facendo un risotto. E aggiungiamo il doppio della quantità di brodo di pesce rispetto alla quantità di riso che c'è nel tegame. Quindi se abbiamo messo 250 grammi di riso, metteremo 750 ml di brodo di pesce. Quando il riso avrà assorbito tutto il brodo di pesce, è pronto. Nel frattempo che il nostro riso va, ci cominciamo a preparare il ragù di polpo. Prendiamo i nostri ingredienti, quindi polpo, calamaro e gambero, padella antiaderente e iniziamo a fare il nostro ragù, il nostro battuto di pesce. Tutto tagliato a coltello finemente. Andiamo mettendo dentro una bowl. Pezzettino di calamaro pure. Perfetto. Quindi facciamo scaldare in una padella dell'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio in camicia e aggiungiamo il nostro pesce. Facciamo rosolare e insaporire con l'aglio. Nel frattempo puliamo i gamberi che ci servono sia per la guarnizione dell'arancina alla fine, ma soprattutto per fare la bisque. Quindi le teste le conserviamo anche il carapace. Ci prepariamo una bowl dove andiamo a mettere sia le teste, ecco qua. Perfetto, questo ci servirà per la nostra bisque. Quindi tegamino, mettiamo i carapaci dentro, fiamma alta, quindi fuoco forte. Nella bisque aggiungiamo carota e sedano. Tagliata grossolanamente. Ecco qua il nostro polpo va benissimo. A questo punto aggiungiamo un filo di brodo, la bisque mettiamo un pochino di ghiaccio, così la facciamo andare lentamente e con il ghiaccio sappiamo bene che vengono estratti tutti i sapori e tutti i profumi
dalle materie. Quindi aggiungiamo un po' di ghiaccio nella bisque e facciamo andare lentamente. Nel polpo aggiungiamo del concentrato di pomodoro, perché un ragù deve venire rosso. Saliamo poco perché è del pesce, quindi pesce fresco già ha una sua sapidità, e mettiamo un po' di pepe bianco. Aggiungiamo nella bisque il nostro brodo di pesce, quindi la facciamo andare col brodo di pesce, quindi ancora più sapore. Il riso sta andando, allora aggiungiamo dei pistilli di zafferano. Dobbiamo dare anche quel colore giallo zafferano al riso. Bene, il ragù, ragazzi, è pronto. Il riso è pronto, quindi perfetto. Lo mescoliamo così, alla fine andiamo ad amalgamare lo zafferano. Mettiamo il burro, il parmigiano, pepe, abbondiamo, ecco qua, e lo andiamo a mantecare come se stessimo facendo un risotto. Quindi placca, carta forno, stendiamolo e lo mettiamo da parte a raffreddare. Nel frattempo la nostra bisque sta andando. Aggiungiamo un pizzichino di concentrato di pomodoro. Noi ci prepariamo adesso una colla, la classica colla che preparano i rosticceri gastronomi siciliani di Palermo, quelli di una volta. Andiamo a mettere la farina nella boule, aggiungiamo acqua, facciamo una sorta di pastella liquida, non ci stiamo inventando chissà che cosa. Semplicemente acqua e farina 00. Pizzico di sale. In frigo a riposare 10 minuti. Adesso andiamo a fare la preparazione degli ingredienti cotti a vapore, quindi il calamaro e il gambero. In un tegame andiamo a mettere del brodo di pesce, e lo portiamo ad ebollizione. Andiamo a ritagliare delle parti di calamaro, porzioniamo, togliamo l'intestino al gambero, utilizziamo il nostro cestello per la cottura a vapore, adagiamo sopra il calamaro, i tentacoli e il gambero. Chiudiamo, aspettiamo 5 minuti, il tempo della cottura. A questo punto vediamo il riso a che punto è. Eccolo qua, perfetto, quindi lo possiamo lavorare. La nostra bisca è pronta, la andiamo a filtrare, a setacciare. Schiacciamo per bene, così tutti i sapori vengono fuori. Rimettiamo sul fuoco e facciamo stringere
la nostra bisque. Ecco qua, la nostra bisque si è ristretta. Questo è il risultato, deve essere una bisque bella densa. Mettiamo subito l'olio di semi a friggere, quindi facciamo raggiungere all'olio di semi una temperatura di 180 gradi. Prendiamo il ragù che abbiamo in frigo. Ecco il nostro ragù, bello, denso. Prepariamoci una placca con della carta forno, ci servirà solo per poggiare l'arancina una volta che l'abbiamo composta e la facciamo riposare. Nella placca mettiamo un pochino di pangrattato. Prendiamo una boule molto capiente e mettiamo tutto il pangrattato che ci servirà per la panatura. Possiamo iniziare a comporre la nostra arancina. Vi consiglio di ungervi le mani con un pochino d'olio d'oliva. Ecco qua. Prendiamo la quantità giusta per creare una palluzza. Eccola. Io adoro fare le arancine, per me è un rito. A casa mia si organizza l'arancina party. Il 13 dicembre, che è Santa Lucia, quel giorno non esiste riso in giro, non esiste carne in giro, non esiste burro in giro, perché tutte le casalinghe, tutte le massaie, tutte le famiglie fanno almeno 20-30 arancine a famiglia. E allora, siamo pronti con il nostro gambero e calamaro cotto al vapore e li mettiamo da parte. Facciamo una fossetta e andiamo a mettere il nostro ragù. Ecco a cosa mi serviva il gambero crudo. Lo prendiamo e lo mettiamo qua dentro. Chiudiamo. Gli diamo la nostra forma classica di arancina tonda. Ecco qua. Direttamente nella colla e poi subito nel pangrattato. Vi consiglio di fare 2 passaggi. Ed è pronta. E allora siamo pronti per friggere le nostre arancine. L'olio è a temperatura 180 gradi e proviamo a friggere la nostra arancina. Benissimo. Bagniamola sempre. Deve essere immersa nell'olio caldo e la dobbiamo sempre bagnare. Così si sigilla e si colora uniformemente. Benissimo. Nella carta forno. Gli amici miei di Catania non me ne devono volere, ma l'arancina a Palermo si chiama arancina, dalle vostre parti si chiama arancino. Però ragazzi, chiamatela come volete, basta che è buona. E allora, siamo pronti per impiattare questa arancina di mare. Io ho scelto una fondina, una sorta di cappello del prete, così esaltiamo un tantino questa arancina che è la protagonista del piatto. Disponiamo al centro del piatto proprio 2 cucchiai di bischi che ci eravamo preparato prima. Una, questa mi piace, dai, quindi la mettiamo qua al centro del piatto. Disponiamo i calamari cotti al vapore nel piatto, i tentacoli, l'asparago di mare, la nostra salicornia, che ci dà un po' di colore. E infine, io dico, il principe del mare, il gambero. E lo mettiamo qua, così. Decoriamo con una semplice fogliolina di basilico. Filino d'olio proprio leggero.
a lucidare. E questa è la mia arancina di mare, questa arancina gourmet che io vorrei portare ai live cooking. Buon appetito! Ordine e pulizia, mi raccomando, altrimenti a Masterchef non ci potete venire. Qua ci sta un bel damate grandissimo, qua ci sta una bella vagnata. Accattatevela l'arancina!